Lezione 1. Prodotti freschi. C'è una sezione nel supermercato. Sì, è per frutta e verdura. Li mantengono freschi più a lungo. Mi piace molto il modo in cui espongono ogni cosa. Rende lo shopping più piacevole. Fai spesso la spesa lì? Cerco di andarci ogni settimana. Anche qui, i prodotti freschi sono essenziali. Sono d'accordo. È più sano per noi. Lezione 2. Prendere il treno. Posso prendere un treno diretto all'aeroporto da qui? Certo che puoi. È proprio lì, in quella stazione. Fantastico! Con quale frequenza vengono eseguiti? Arrivano ogni 30 minuti. Perfetto! A che ora è il prossimo? Diamo un'occhiata al programma. Spero di non perdermelo. Ce la Grazie farai! per l'aiuto. Segui semplicemente i segnali. Lezione 3. Sapori internazionali. Sono d'accordo. Hanno una vasta scelta. Sì, è incredibile da vedere. Quali ingredienti internazionali ti hanno colpito? Ho notato alcune spezie provenienti dall'India. Sono ottimi per il sapore. Penso che proverò a usarli per il mio curry. Sembra delizioso. Hai altri progetti? Magari anche qualche erba italiana. Scelta perfetta. Il cibo italiano è sempre un successo. Lezione 4. Problemi di privacy. Beh, suppongo che la privacy potrebbe essere un problema. Sì, avere tutto connesso è complicato. Esatto. Cosa pensi che dovremmo fare? Penso che dovremmo fare attenzione ai nostri dati. È vero. Dovremmo usare password complesse. E magari non condividere troppo online. Ottima idea. Meno condivisione significa più privacy. Mi sento già meglio. Continuiamo a parlarne più spesso. Lezione 5. Esperienze condivise. E il tuo? Anche quello era buono. Mi è piaciuto. Sono felice che ce l'abbiamo fatta entrambi. Sì, è stata un'esperienza divertente. Qual è stata la tua parte preferita? Mi è piaciuta tantissimo la musica. Era vivace. La musica ha davvero creato l'atmosfera. Assolutamente. Hai ballato? L'ho fatto. È stato difficile resistere. Lezione 6. Opportunità di networking. È la seconda volta che partecipo a questa conferenza ed è una grande opportunità per incontrare nuove persone. Sì, il networking può essere davvero prezioso, soprattutto nel nostro settore. Creare connessioni può aprire molte porte. Esatto. Sono sempre felice di poter scambiare idee e imparare dalle esperienze altrui. Sì, è affascinante come prospettive diverse possano ispirare nuovi approcci al nostro lavoro. Assolutamente sì. Inoltre, è un'opportunità per costruire relazioni durature che possono esserci utili in futuro. Certamente, penso che sia importante tenere d'occhio le persone che incontriamo qui. Sono d'accordo. Un semplice messaggio può mantenere vivo il legame e dimostrare che apprezziamo le loro intuizioni. Sì, pianifichiamo di scambiare informazioni di contatto con le persone interessanti che incontriamo. Ottima idea. Non vedo l'ora di vedere come queste connessioni possano portare a una collaborazione in futuro. Lezione 7. Reclami per rumore.
Mi scusi, c'è molto rumore proveniente dalla stanza accanto alla nostra, è piuttosto fastidioso. Sì, lo sento anch'io. È difficile concentrarsi con tutto quel trambusto. Esatto. Mi chiedo se dovremmo dire qualcosa alla direzione a riguardo. Potrebbe essere una buona idea. È importante avere un ambiente tranquillo, soprattutto quando cerchiamo di rilassarci o di lavorare. Giusto. Spero che riescano a risolvere il problema del rumore, così potremo goderci il Sì, nostro è soggiorno. fondamentale comunicare le nostre preoccupazioni per garantire un'esperienza confortevole. Penso che valga la pena sollevare questo argomento, meritiamo uno spazio tranquillo. Assolutamente sì. Andiamo alla reception e vediamo se possono aiutarci a risolvere questo problema. Ottimo piano. Preferirei godermi il tempo qui senza interruzioni. Lezione 8. Esplorare la libertà. La libertà di esplorare al proprio ritmo è uno degli aspetti migliori del viaggiare. Assolutamente sì. Ti permette di immergerti in nuove esperienze senza sentirti di fretta. Sì. Adoro poter vagare e scoprire tesori nascosti che potrebbero non essere menzionati nelle guide turistiche. Esatto. Prendersi il tempo necessario può portare ad alcune delle avventure più memorabili. E ti dà la possibilità di interagire con la gente del posto e di conoscere la loro cultura. Sì, questi momenti spontanei spesso si trasformano nelle storie più belle da condividere. Non potrei essere più d'accordo. Si tratta di abbracciare il viaggio e godersi ogni momento. Assolutamente sì. Facciamo un patto. Diamo priorità all'esplorazione nel nostro prossimo viaggio. Sembra fantastico. Brindiamo a future avventure piene di libertà e scoperta. Lezione 9. Tradizioni natalizie. Ogni Natale lasciano latte e biscotti a Babbo Natale, una tradizione davvero deliziosa. Sì, è un modo magico per coinvolgere i bambini nello spirito delle feste e mantenere viva l'emozione. Esatto. E l'attesa dell'arrivo di Babbo Natale rende la mattina di Natale ancora più speciale. Davvero? Ricordo di essermi svegliato presto, ansioso di vedere se Babbo Natale aveva gradito i dolcetti. Giusto. E la gioia di scartare i regali aggiunge brivido ai festeggiamenti. Sì, è un mix perfetto di tradizione ed entusiasmo che crea ricordi indelebili per le famiglie. E insegna ai bambini la gioia del donare, mentre partecipano ai preparativi per la visita di Babbo Natale. Assolutamente sì. Quei piccoli momenti diventano storie preziose che le famiglie condividono per generazioni. È meraviglioso come tradizioni così semplici possano racchiudere così tanto significato e calore. Lezione 10. Accessori alla moda. Adoro come una cintura elegante possa completare i miei outfit. È incredibile come un piccolo accessorio possa impreziosire un intero look. Assolutamente sì. Una buona cintura non solo aggiunge stile, ma definisce anche la silhouette, donando un aspetto raffinato. Esatto. Può trasformare un semplice outfit in qualcosa di chic e curato. Ed è anche versatile, puoi indossarlo in modo elegante o casual a seconda dell'occasione. Giusto. Una cintura scelta con cura può rendere speciale anche il capo più semplice. Sì, si tratta di trovare il giusto equilibrio tra funzionalità e stile. E le cinture sono disponibili in tantissimi stili e colori, offrendo infinite possibilità di espressione personale. Assolutamente sì.
È un modo divertente per mettere in mostra la tua personalità e il tuo gusto per la moda. Inoltre, la spinta di sicurezza che si ottiene indossando qualcosa che ti fa sentire bene è impagabile. Lezione 11. Ricette naturali. Sì, ultimamente ho sperimentato alcune ricette naturali ed è stata un'esperienza davvero gratificante. Sembra intrigante. Che tipo di ricette hai provato? Mi sono concentrata su prodotti naturali per la cura della pelle e la pulizia, utilizzando ingredienti come l'olio di cocco e gli oli essenziali. Fantastico! Deve essere una grande soddisfazione creare qualcosa che sia efficace e al tempo stesso privo di sostanze chimiche aggressive. Esatto. Mi piace sapere esattamente cosa c'è nei prodotti che uso, e mi fa sentire bene essere ecosostenibile. Assolutamente sì! Inoltre, è un modo divertente e creativo per combinare gli ingredienti e vedere cosa funziona meglio. Sì. L'altro giorno ho persino preparato una maschera naturale per il viso e la mia pelle ha avuto una sensazione di ringiovanimento. Wow! È impressionante! Ho sempre voluto provare a creare i miei prodotti per la cura della pelle, ma non sapevo da dove iniziare. È più facile di quanto pensi. Ci sono tantissime risorse online che ti guidano passo dopo passo attraverso il processo. Lezione 12. Giochi entusiasmanti. È ancora più emozionante quando tutti hanno la possibilità di giocare ai loro giochi preferiti durante le nostre serate di gioco. Sì, è proprio questo che lo rende così divertente. È bello vedere i gusti e le preferenze di tutti convivere. Esatto. Spesso facciamo ruotare i giochi in modo che tutti abbiano l'opportunità di mostrare i propri preferiti. E aggiunge varietà, evitando che le serate diventino prevedibili o noiose. Giusto. Inoltre, incoraggia discussioni vivaci su strategie ed esperienze legate a ciascun gioco. Assolutamente sì! Queste conversazioni spesso danno vita a storie esilaranti e a risate condivise, migliorando l'atmosfera generale. Sì. Non si tratta solo dei giochi, si tratta delle connessioni che creiamo attraverso esperienze condivise. Assolutamente sì! È questo che rende le serate di gioco così speciali, il mix di competizione e cameratismo. Non vedo l'ora che arrivi la prossima serata di giochi. Per me è sempre il momento clou della settimana. Lezione 13. Mantenere la motivazione. Come riesci a rimanere motivato nella vita quotidiana? A volte trovo difficile mantenere la motivazione. Mi pongo degli obiettivi e tengo traccia dei miei progressi, il che mi aiuta a rimanere concentrato e responsabile. Ottimo approccio. Avere obiettivi specifici ti dà qualcosa per cui impegnarti ogni giorno. Esatto! Mi piace anche suddividere i miei obiettivi in compiti più piccoli e gestibili per evitare di sentirmi sopraffatto. Che intelligenza! Deve essere gratificante spuntare i compiti più piccoli man mano che si procede. Sì, ogni compito portato a termine aumenta la mia fiducia in me stesso e mi motiva a continuare ad andare avanti. Dovrei provare questa strategia. Mi sembra un modo pratico per mantenere slancio ed entusiasmo. Assolutamente sì! Inoltre, celebrare le piccole vittorie lungo il cammino rende il viaggio molto più piacevole. Sono d'accordo. Sono quei piccoli momenti di soddisfazione che ci danno la forza di andare avanti, soprattutto nei momenti difficili. Lezione 14. Incontro a Green Valley. Ci incontriamo all'ingresso di Green Valley alle 8, va bene per te? Sembra perfetto!
Adoro iniziare la giornata presto, soprattutto quando esploro la natura. Esatto. La luce del mattino è meravigliosa ed è il momento migliore per godersi l'aria fresca. Sì, inoltre, di solito al mattino è più tranquillo, il che rende l'esperienza più tranquilla. Giusto. Non vedo l'ora di fare la nostra escursione e di incontrarci mentre ci godiamo il panorama. Assolutamente sì! È un ottimo modo per rilassarsi e ricaricarsi, circondati dalla bellezza della natura. E possiamo portare degli spuntini per un piccolo picnic successivo, rendendolo ancora più piacevole. Che idea fantastica! Preparo frutta e panini da condividere. Perfetto! Non vedo l'ora di vivere la nostra avventura, sarà una giornata fantastica. Lezione 15. Opportunità di quota di mercato. Sembra che ultimamente siano in difficoltà e abbiano perso quote di mercato. Per noi è il momento perfetto per trarre vantaggio da questa situazione. Sì, è proprio così. Quando i concorrenti vacillano, si aprono le porte ad altri che possono entrare e colmare il divario. Esatto. Dobbiamo assicurarci che la nostra strategia di marketing evidenzi i nostri punti di forza e sia attraente per i nostri ex clienti. Assolutamente sì! È fondamentale spiegare come possiamo soddisfare le loro esigenze meglio della concorrenza. Giusto. Questa potrebbe essere la nostra occasione per rafforzare la nostra presenza sul mercato e attrarre nuovi clienti. Sì, e dovremmo anche considerare come fidelizzare questi nuovi clienti una volta che li abbiamo attirati. Ottima osservazione. Costruire la lealtà sarà fondamentale per garantire il nostro successo a lungo termine. Certamente, possiamo implementare strategie che mantengano i clienti coinvolti e soddisfatti delle nostre offerte. Sono entusiasta del potenziale di crescita che questa situazione rappresenta per noi. Lezione 16. L'impatto di Borg sul tennis. La carriera di Borg fu un catalizzatore per i tennisti svedesi, ispirando molti che seguirono le sue orme. Sì, ha davvero fissato lo standard di eccellenza e determinazione, rendendo il tennis uno sport popolare in Svezia. Esatto. Chi lo ammirava lo considerava un eroe, e il suo impatto si fa sentire ancora oggi. È impressionante come un singolo atleta possa influenzare un'intera generazione e plasmare il futuro di uno sport. Esatto. La sua dedizione e il suo successo hanno motivato molti giovani giocatori a perseguire i loro sogni nel tennis. Assolutamente sì, e il suo stile di gioco unico ha aggiunto entusiasmo allo sport, attirando più fan. Sì, ha portato un livello di carisma e abilità che ha elevato il profilo del tennis a livello mondiale. Certamente, è un promemoria di come lo sport possa unire le persone e ispirare i talenti del futuro. Credo che la sua eredità continuerà a ispirare gli atleti emergenti per molti anni a venire. Lezione 17. Consigli per viaggiare. Un ottimo consiglio è quello di evitare caffeina e alcol in aereo. Possono davvero fare la differenza su come ci si sente durante i voli lunghi. Sì, sono pienamente d'accordo. Idratarsi bevendo acqua fa molto meglio al corpo quando si viaggia. Esatto. La caffeina può causare disidratazione e l'alcol può alterare il ritmo del sonno, facendoti sentire ancora più stanco. Giusto. È importante arrivare a destinazione sentendosi riposati e pronti a esplorare, non intontiti e fiacchi. Sì. Ho imparato che piccoli cambiamenti nelle mie abitudini di viaggio possono migliorare significativamente la mia esperienza complessiva. Assolutamente sì.
Inoltre, anche mangiare spuntini leggeri e mantenersi attivi durante il volo può essere d'aiuto. Sono d'accordo. Semplici esercizi di stretching o passeggiate in cabina possono aiutare a mantenere la circolazione sanguigna e a mantenere alta Assolutamente sì. l'energia. Lo terrò a mente per il mio prossimo viaggio. L'importante è arrivare sentendosi al meglio. Sì. Condividiamo altri consigli mentre viaggiamo, ci aiuteranno entrambi a sfruttare al meglio i nostri viaggi. Lezione 18. Ecosistema delle Everglades. Le Everglades sono affascinanti zone umide dove crescono erba alta e gruppi di alberi, creando un ecosistema unico. Sì, ed è incredibile quanto sia diversificata la fauna selvatica in quella zona, che ospita una ricca varietà di piante e animali. Esatto. Tuttavia, parte di queste paludi è stata prosciugata per favorire lo sviluppo edilizio, il che rappresenta una minaccia significativa per l'ecosistema. Assolutamente sì. È straziante vedere come l'attività umana possa sconvolgere un ambiente così vitale. Giusto. Gli sforzi di conservazione sono fondamentali per proteggere ciò che resta e ripristinare l'equilibrio naturale. Sì, e sensibilizzare le persone sull'importanza delle Everglades può ispirare azioni e sostegno per la loro salvaguardia. Certamente. Più comprendiamo, più possiamo promuovere pratiche sostenibili. Ed è fondamentale che le generazioni future possano sperimentare la bellezza e la biodiversità delle Everglades. Sono d'accordo. Organizziamo una visita per ammirarne in prima persona la bellezza e scoprirne meglio il significato. Lezione 19. Godersi il tempo perfetto. Sì, è meraviglioso. Mi piace questo tipo di clima, né troppo caldo né troppo freddo, perfetto per le attività all'aperto. Assolutamente sì. Le temperature miti lo rendono ideale per picnic, passeggiate o semplicemente per rilassarsi all'aria aperta con un buon libro. Esatto. È il tipo di clima che ti invita a trascorrere più tempo nella natura e ad apprezzare la bellezza che ti circonda. Sì, e mi piace molto il modo in cui incoraggia le persone a riunirsi all'aperto, sia per eventi sportivi che sociali. Giusto. Si crea un'atmosfera davvero vivace quando tutti sono fuori a godersi la giornata. Certamente. Inoltre, l'aria fresca può davvero migliorare l'umore e i livelli di energia. Certo. Mi sento più vivo e connesso al mondo quando il tempo è perfetto. Sì, è un promemoria per cogliere al meglio i momenti perfetti e trarne il massimo. Non potrei essere più d'accordo. Brindiamo a goderci ogni bella giornata che ci aspetta. Lezione 20. Pioggia e fotografia. Ho sentito dire che Jane voleva fotografare i fiori, ma purtroppo la pioggia ha bagnato la sua macchina fotografica. Che peccato! Sì, che delusione. Catturare la bellezza dei fiori è sempre un'idea meravigliosa, soprattutto dopo la pioggia. Esatto. I colori possono essere così vivaci e le gocce aggiungono un tocco magico alle foto. Sì, è un peccato che il meteo non abbia collaborato, ma spero che presto avrà un'altra possibilità. Esatto. La natura ha il potere di sorprenderci e a volte gli scatti migliori nascono in modo inaspettato. Assolutamente sì. Inoltre, le giornate piovose possono creare condizioni di luce uniche che migliorano la fotografia. Sì. Ci ricorda che ogni situazione può avere la sua bellezza, anche se non va come previsto. Esatto. Sono sicuro che Jane avrà il suo momento di gloria grazie alle sue doti fotografiche. Sì.
Speriamo che la prossima volta il tempo sia migliore, così potrai immortalare quei bellissimi momenti. Lezione 21. Ricordi di pesche. Sapete, non è il fatto che una volta ricevevo tante pesche mature e gustose ciò che ricordo con più affetto, è il tempo che trascorrevo con la mia famiglia durante la stagione delle pesche che davvero mi colpisce. Sembra meraviglioso. Quei momenti devono essere stati pieni di risate e gioia, creando ricordi che dureranno una vita. Esatto. Trascorrevamo ore insieme a raccogliere pesche, godendoci il sole e il dolce profumo del frutteto. È sorprendente come attività così semplici possano creare legami profondi e lasciare un'impressione duratura. Sì, e il sapore di quelle pesche, appena colte dall'albero, era sempre una deliziosa ricompensa per il nostro duro lavoro. Immagino, è il mix di duro lavoro e divertimento che rende quei ricordi così speciali. Assolutamente. Ancora oggi, quando assaggio una pesca, mi tornano in mente quei giorni di sole e l'amore che abbiamo condiviso. È meraviglioso come cibo e famiglia si intreccino, creando esperienze che nutrono sia il corpo che l'anima. Sì. Quei momenti mi hanno insegnato il valore dello stare insieme e la gioia che si prova nelle esperienze condivise. Lezione 22. Suggerimenti di viaggio. Quindi, cosa mi suggerisci? Dovrei trascorrere più tempo in meno paesi durante i miei viaggi per immergermi davvero nella cultura locale. Sì, sembra un'ottima idea. Trascorrere più tempo in meno posti ti permette di immergerti più a fondo nella cultura locale e di entrare in contatto con le persone. Esatto. Visitare di corsa più paesi significa spesso perdersi le esperienze più intense che si possono vivere quando si comprende a fondo un luogo. Esatto. Immergendoti in una cultura, puoi scoprire tesori nascosti che non troveresti in una guida turistica. E puoi costruire relazioni autentiche con la gente del posto, che spesso danno vita a esperienze indimenticabili. Assolutamente sì. Queste connessioni possono fornire spunti e storie che arricchiranno la tua esperienza di viaggio oltre ogni limite. Inoltre, avrai la possibilità di imparare la lingua e le usanze locali, rendendo i tuoi viaggi ancora più significativi. Sì, conoscere le tradizioni locali può accrescere il tuo apprezzamento per il luogo e la sua gente. Ne sono convinto. Credo che mi concentrerò su meno paesi e mi godrò appieno il viaggio. Lezione 23. Dubbi tra i giurati. È interessante come qualcuno sia riuscito a insinuare qualche dubbio tra i giurati durante il processo. Sì, questa strategia può essere molto efficace nell'influenzare l'esito di un caso. È affascinante come pochi dubbi radicati possano influenzare le opinioni. Esatto. Gli avvocati della difesa devono essere stati molto abili per creare un tale livello di incertezza. Assolutamente sì. È un promemoria di come il processo legale spesso si basi sulla percezione piuttosto che sui fatti. E solleva interrogativi sull'integrità del sistema giudiziario quando i dubbi possono essere introdotti così facilmente. Esatto. Sottolinea l'importanza di indagini approfondite e di presentare prove chiare. Giusto. I giurati devono sentirsi sicuri delle loro decisioni e qualsiasi dubbio può portare a verdetti inaspettati. Sì, ed è fondamentale che entrambe le parti presentino le proprie argomentazioni in modo convincente per evitare qualsiasi ambiguità. È una complessa danza di persuasione e verità, in cui la posta in gioco è incredibilmente alta. Lezione 24. I lealisti e la loro lealtà.
Queste persone venivano chiamate lealisti perché erano fedeli al re durante i periodi tumultuosi della storia. Sì, è affascinante come la lealtà possa plasmare identità e alleanze, soprattutto in periodi di conflitto. Esatto. Il loro impegno verso la corona li metteva spesso in contrasto con chi aspirava all'indipendenza. È una dinamica complessa, in cui la lealtà può portare sia all'onore che al conflitto, a seconda della prospettiva. Giusto. Molti lealisti hanno dovuto affrontare sfide e difficoltà a causa della loro fedeltà, un fatto spesso trascurato nella storia. Assolutamente. È fondamentale ricordare che la storia è ricca di punti di vista ed esperienze diverse. Sì, e comprendere le ragioni della loro lealtà può fornire preziose informazioni sul passato. Certamente. È un promemoria di come le convinzioni e i valori personali influenzino le decisioni nei momenti critici. Le storie dei lealisti aggiungono profondità alla nostra comprensione delle complessità della lealtà e del patriottismo. Lezione 25. Conversazioni e benefici a lungo termine. Ho riflettuto su come le conversazioni possano essere più utili a lungo termine rispetto ad altre forme di comunicazione. Sì, impegnarsi in conversazioni significative consente di creare connessioni e comprensioni più profonde tra le persone. Esatto. Queste interazioni spesso portano a intuizioni e idee condivise che possono arricchire le nostre vite. E favoriscono la fiducia e la collaborazione, essenziali per costruire relazioni solide. Giusto. È attraverso il dialogo che superiamo le differenze e troviamo un terreno comune. Assolutamente sì. È un'abilità che può avere un impatto significativo sia sulle relazioni personali che su quelle professionali. Sono d'accordo. Infine, dovremmo scambiarci idee più frequentemente per migliorare la nostra comprensione reciproca. Sì, sarebbe un approccio fantastico. Scambi regolari possono approfondire le nostre conoscenze e rafforzare il nostro legame. Non vedo l'ora. Le conversazioni sono un percorso di crescita e di connessione che non dovremmo dare per scontato. Lezione 26. Proprietari e movimento dei giocatori. Hai sentito di come i precedenti proprietari hanno collaborato o cospirato per limitare la circolazione dei giocatori nei club sportivi professionistici? Sì, è un aspetto preoccupante dell'industria sportiva che spesso passa inosservato ai tifosi. Esatto. Tali pratiche possono avere un impatto significativo sulla carriera dei giocatori e sulla loro capacità di trovare opportunità. E solleva questioni etiche sull'equità e sul trattamento degli atleti come merci. Giusto. I giocatori meritano la libertà di proseguire la loro carriera senza ingiuste restrizioni imposte dai proprietari. Assolutamente sì. È fondamentale che le organizzazioni sportive diano priorità al benessere e ai diritti degli atleti. Sì, e la trasparenza in queste transazioni è fondamentale per garantire condizioni di parità per tutti i soggetti coinvolti. Assolutamente sì. I tifosi spesso apprezzano quando i giocatori hanno la possibilità di prendere decisioni sulla propria carriera. E ci ricorda che l'integrità dello sport si basa su un trattamento equo e su pratiche eque. Lezione 27. Tasse e governance. È interessante notare come i coloni fossero governati ma dovessero comunque pagare le tasse al re inglese, creando così una relazione complessa. Sì, le tasse venivano utilizzate per pagare gli interessi inglesi, il che spesso faceva sì che i coloni si sentissero sfruttati. Esatto.
È un classico esempio di come la governance a volte possa trascurare le esigenze dei suoi cittadini. E solleva importanti questioni sulla rappresentanza e sui diritti di coloro che sono soggetti a tassazione. Giusto. I coloni ritenevano di meritare di avere voce in capitolo su come venivano utilizzate le loro tasse, il che alimentò il loro desiderio di indipendenza. Assolutamente sì! È un momento cruciale nella storia che sottolinea l'importanza di una governance equa. Sì, e la lotta per la rappresentanza divenne la forza trainante dei sentimenti rivoluzionari. Esatto! È un promemoria di come le politiche economiche possano influenzare i movimenti sociali e politici. E fa apprezzare il valore di avere voce in capitolo nella governance che influenza le nostre vite. Lezione 28. Decluttering e organizzazione. Assolutamente sì. Non dimenticare di riordinare e organizzare anche il tuo spazio. Può fare un'enorme differenza per il tuo benessere generale. Sì, un ambiente ordinato spesso porta a una mente più lucida e a una maggiore produttività. Esatto. Quando ogni cosa è al suo posto, lo stress si riduce e ci si può concentrare meglio sui propri compiti. Ed è incredibile quanto ti senti più leggero quando lasci andare oggetti che non ti servono più. Giusto. Decluttering può essere catartico e spesso rivela cose che non ricordavi nemmeno di avere. Sì, è come un nuovo inizio, che crea spazio per nuove opportunità ed esperienze. Assolutamente sì. Inoltre, organizzare lo spazio può ispirare creatività e motivazione nella vita quotidiana. Certamente, è un circolo virtuoso in cui uno spazio pulito porta a una mentalità più lucida. E incoraggia abitudini che promuovono una vita ben ordinata, sia fisicamente che mentalmente. Lezione 29. Ricerca salariale per chi cerca lavoro. Hai mai pensato di dare un'occhiata allo stipendio medio per posizioni simili a quella per cui ti stai candidando? Sì, è una mossa intelligente. Conoscere lo stipendio medio ti aiuta a negoziare offerte migliori. Esatto. Non vuoi sottovalutarti, ma non vuoi nemmeno puntare troppo in alto. Giusto. Trovare un equilibrio è essenziale per garantire un compenso equo per le proprie competenze. E comprendere il mercato può darti sicurezza durante le discussioni con potenziali datori di lavoro. Assolutamente sì. Dimostra anche la tua professionalità e preparazione, qualità che i datori di lavoro apprezzano. Inoltre, la ricerca sugli stipendi può aiutarti a decidere se un'offerta di lavoro è in linea con i tuoi obiettivi finanziari. Sì, e può orientare il tuo processo decisionale, soprattutto se hai offerte concorrenti. In definitiva, i candidati informati hanno maggiori probabilità di ottenere posizioni che corrispondano alle loro aspettative. Lezione 30. Guidare per le vedove. Hai notato come alcune vedove della nostra comunità abbiano difficoltà a spostarsi? Sì, è straziante. Molti di loro non guidano, il che rende difficile per loro spostarsi. Esatto. Mio padre si è preso la responsabilità di aiutarli accompagnandoli agli appuntamenti e alle commissioni. È incredibilmente gentile da parte sua. Dimostra come piccoli gesti di gentilezza possano fare una differenza significativa nella vita di qualcuno. Assolutamente sì. Molte di queste donne si sentono isolate e avere qualcuno su cui contare può aiutare ad alleviare questa solitudine. Sì, non si tratta solo di trasporto, si tratta anche di compagnia e supporto. Ed è un promemoria dell'importanza della comunità e del prendersi cura gli uni degli altri.
Certamente. Anche i gesti più semplici possono avere un impatto profondo su chi sta attraversando un momento difficile. Mi spinge a pensare a come posso contribuire ad aiutare gli altri in situazioni simili. Lezione 31. Routine di fitness bilanciata. Hai mai pensato a quanto sia importante bilanciare l'allenamento cardiovascolare e quello di forza nella tua routine di fitness? Sì, è essenziale. Entrambi gli aspetti contribuiscono alla salute e al benessere generale in modi diversi. Esatto. L'attività cardiovascolare aiuta a migliorare la salute cardiovascolare, mentre l'allenamento della forza sviluppa la massa muscolare e accelera il metabolismo. Incorporare entrambe le cose può prevenire la monotonia dell'allenamento, mantenendolo fresco ed entusiasmante. Esatto. Ti consente anche di raggiungere diversi obiettivi di fitness, che si tratti di perdere peso o di aumentare la massa muscolare. Inoltre, una routine completa può migliorare le tue prestazioni fisiche nelle attività quotidiane. Assolutamente sì. Si tratta di trovare ciò che funziona meglio per te e di mantenere la coerenza. Sì, e ascoltare il tuo corpo è fondamentale per sviluppare una routine adatta alle tue esigenze. In definitiva, un approccio equilibrato porta a risultati migliori e a uno stile di vita più sano. Lezione 32. Assistenza bibliotecaria per ipovedenti. Hai sentito parlare della donna che ha difficoltà a vedere bene e ha bisogno di aiuto per accedere ai libri? Sì, è fonte di ispirazione il modo in cui le persone della nostra comunità si uniscono per aiutarla. Esatto. Mio padre la aiuta prendendo le cassette dei libri dalla biblioteca, così lei può ascoltarle. Che gesto premuroso! Dimostra il potere della gentilezza e del sostegno nel superare le difficoltà. Assolutamente. L'accesso alla letteratura è fondamentale e la tecnologia ha reso più facile per tutti godersi i libri. Sì, ed è fondamentale garantire che le persone con disabilità visive abbiano le stesse opportunità di vivere storie. Esatto. Si tratta di inclusività e di trovare modi per adattare le risorse alle esigenze di tutti. Certamente, e ci ricorda come tutti possiamo contribuire a rendere il mondo più accessibile. Ben detto. Sostenerci a vicenda arricchisce la nostra comunità e promuove empatia e comprensione. Lezione 33. La gioia dello sforzo. Hai mai provato la gioia pura che deriva dallo sforzo fisico e mentale? È davvero meraviglioso quando superi i tuoi limiti e scopri di cosa sei capace. Sì, assolutamente. Quel senso di realizzazione dopo un allenamento intenso o un progetto impegnativo può essere incredibilmente appagante. È come una ricompensa per tutto il duro lavoro svolto. Esatto. È interessante come questo sforzo non solo rafforzi il nostro corpo, ma affini anche la nostra mente. Quando ci si impegna in qualcosa di stimolante, si cresce in tanti modi. Certamente. E credo che ci sia un profondo rispetto per i principi etici universali che guidano le nostre azioni. L'impegno è spesso legato a valori come dedizione e perseveranza. Ben detto. Quando rispettiamo questi principi, creiamo un circolo virtuoso di motivazione e ispirazione, non solo per noi stessi, ma anche per gli altri. Sì, e dimostra che il duro lavoro può portare a risultati significativi, favorendo un senso di comunità e uno scopo condiviso. Assolutamente sì. È incredibile come la gioia che deriva dall'impegno possa avere ripercussioni positive, incoraggiando anche gli altri a impegnarsi per dare il meglio di sé. Esatto! Che si tratti di sport, studio o progetti personali,
Questa gioia può essere contagiosa, creando un ambiente in cui tutti prosperano. È un potente promemoria del fatto che i nostri sforzi, per quanto piccoli, contribuiscono a qualcosa di più grande di noi. Lezione 34. Insegnare la parola a Boston. Hai sentito della nuova opportunità di lavoro che si è aperta a Boston? È affascinante come Alexander abbia trovato un posto come insegnante di dizione lì. Sì, l'ho fatto. È interessante come a volte le opportunità nascano lontano da casa, eppure possano dare vita a esperienze incredibili. Esatto. Nonostante abbia avuto successo a Boston, sembra che abbia ancora un forte legame con le sue radici, tornando spesso a Brantford. È un aspetto importante, non è vero? Trovare un equilibrio tra nuove opportunità e il mantenimento dei legami con il proprio passato può essere molto arricchente. Assolutamente sì. Riflette un impegno sia per la crescita personale che per la comunità. Insegnare la parola è un modo significativo per condividere la conoscenza e dare potere agli altri. Sì, e vivere in una città vivace come Boston deve fornirgli una ricchezza di esperienze e prospettive diverse. Esatto. È un crogiolo di idee, che non può che arricchire il suo insegnamento e ampliare i suoi orizzonti. Inoltre, tornare a Brantford deve portare con sé un senso di nostalgia e un ricordo del suo viaggio. È come portare con sé un pezzo di casa ovunque si vada. Esatto. Queste esperienze ci plasmano e condividerle con gli altri può ispirarci e motivarci. Lezione 35. Sostenibile e divertente. Avete notato come la sostenibilità possa essere divertente e gratificante? È confortante vedere sempre più persone abbracciare questo concetto nella loro vita quotidiana. Assolutamente sì! È fantastico dare nuova vita a vecchi oggetti attraverso progetti di riciclo creativo o di upcycling. Rende la sostenibilità un concetto entusiasmante. Sì, e quando ti dedichi ad attività come il giardinaggio o la cucina con ingredienti locali, diventa un'esperienza gioiosa. Esatto! Non solo contribuisci all'ambiente, ma ti diverti anche a fare questo, ed è questo che lo rende gratificante. È come trovare il perfetto equilibrio tra responsabilità e piacere. Anche la partecipazione a pratiche ecosostenibili può unire le persone. Certamente! Gli eventi comunitari incentrati sulla sostenibilità spesso favoriscono i legami e ispirano altri a partecipare. E queste esperienze condivise possono creare ricordi duraturi e promuovere al contempo una causa più grande. Sì! È una situazione vantaggiosa per tutti, in cui puoi sentirti soddisfatto delle tue scelte e divertirti allo stesso tempo. Esatto. Rendendo la sostenibilità piacevole, possiamo incoraggiare più persone ad adottare queste pratiche nelle loro vite. Lezione 36. Strategie di networking. Hanno menzionato strategie specifiche di networking durante il workshop? Sono curioso di sapere quali metodi siano efficaci al giorno d'oggi. Sì, hanno discusso dell'importanza di usare i social media come potente strumento di networking. È incredibile quanto possiamo essere connessi con pochi click. Assolutamente sì. Piattaforme come LinkedIn ci permettono di entrare in contatto con professionisti di vari settori e di costruire connessioni significative. Esatto! Si tratta di presentarsi in modo autentico e di interagire con gli altri in modo genuino. Anche partecipare a forum o gruppi online correlati ai tuoi interessi può aprire le porte a nuove opportunità. Sì, queste piattaforme creano spazi di collaborazione e condivisione della conoscenza,
il che può rivelarsi di inestimabile valore. È affascinante come il networking digitale abbia trasformato i metodi tradizionali, rendendo più facile entrare in contatto con persone che la pensano come noi. Certamente. E sebbene il networking online sia fondamentale, partecipare di persona a eventi ha comunque un valore significativo per costruire relazioni solide. Esatto. La combinazione di entrambe le strategie può creare un approccio di networking completo che massimizza la tua portata. Lezione 37. Viaggiare per il paese. Quando viaggi per il paese, hai scoperto che i trasporti pubblici sono la scelta migliore. Possono davvero migliorare l'esperienza. Sono completamente d'accordo. Usare i mezzi pubblici ti permette di vedere le attrazioni in modo più autentico e di entrare in contatto con la gente del posto. Esatto. È un ottimo modo per immergersi nella cultura e per farsi un'idea della vita quotidiana in luoghi diversi. Inoltre, spesso porta ad avventure inaspettate e incontri memorabili che non avresti se guidassi ovunque. Assolutamente sì. Assumere una guida può anche fornire spunti preziosi sulla storia e sul significato dei luoghi che visiti. Sì, avere una guida esperta può trasformare la tua comprensione di un luogo, rendendo l'esperienza più ricca e significativa. Esatto. Si tratta di esplorare con una mente aperta e un senso di curiosità. Esatto! Ogni viaggio diventa una storia unica, ricca di scoperte ed esperienze che plasmano la tua prospettiva. E sono proprio queste storie a rendere il viaggio davvero gratificante, creando legami che durano tutta la vita. Lezione 38. Risparmiare sulle bevande. Hai mai pensato a come risparmiare sulle bevande senza rinunciare al piacere di berle? Assolutamente sì! Uno dei modi più semplici è bere acqua invece di comprare bibite o succhi zuccherati. È più sano ed economico. Esatto. L'acqua è essenziale per il nostro corpo e spesso viene trascurata come scelta primaria. Inoltre, è gratuita nella maggior parte dei posti. Sì, portare con sé una bottiglia d'acqua riutilizzabile non solo fa risparmiare denaro, ma riduce anche gli sprechi di plastica, il che è una vittoria per l'ambiente. Ottima osservazione. È incredibile come piccoli cambiamenti possano portare a risparmi significativi nel tempo. Assolutamente sì! E quando sei fuori, chiedere acqua invece di altre bevande può essere una scelta intelligente. Giusto. In più, puoi sempre aggiungere una fetta di limone o di cetriolo all'acqua per un tocco rinfrescante. Assolutamente sì! Si tratta di essere creativi nelle scelte, tenendo sotto controllo il budget. E queste semplici abitudini possono davvero fare la differenza, consentendoti di destinare fondi ad altre esperienze piacevoli. Lezione 39. Incontri memorabili con la gente del posto. Hai avuto incontri memorabili con la gente del posto durante i tuoi viaggi? Credo che queste esperienze rendano spesso il viaggio indimenticabile. Sì, in Italia ho incontrato una famiglia che mi ha invitato a cena a casa sua ed è stata un'esperienza davvero calorosa e accogliente. Sembra incredibile. Condividere un pasto con la gente del posto offre una visione profonda della loro cultura e delle loro tradizioni. Assolutamente sì! È incredibile come il cibo possa unire le persone e creare legami duraturi. E ascoltare le loro storie sulla regione ha reso la mia visita molto più personale e arricchente. Sì, sono proprio queste interazioni genuine a creare i ricordi più cari dei nostri viaggi.
Esatto. Ci ricorda che le esperienze migliori spesso nascono uscendo dalla nostra zona di comfort. Certamente. Entrare in contatto con la gente del posto ci permette di vedere le destinazioni attraverso i loro occhi, rendendo il viaggio ancora più significativo. E questi incontri mettono in luce l'importanza della comunità e delle esperienze condivise, trascendendo le barriere linguistiche e culturali. Lezione 40. Il servizio nel settore alberghiero. Hai mai pensato ai diversi ruoli che si possono ricoprire nel settore alberghiero? È affascinante scoprire quante opzioni ci siano per fare la differenza. Sì, potresti diventare uno chef e creare piatti raffinati per i tuoi ospiti. È un modo davvero gratificante per condividere la tua passione per il cibo. Esatto. Le capacità culinarie possono davvero dare il meglio di sé in un contesto del genere. E c'è qualcosa di speciale nel rendere felici le persone attraverso ciò che mangiano. E non si tratta solo del cibo. L'intera esperienza culinaria può lasciare un'impressione duratura negli ospiti. Assolutamente sì. Il servizio in hotel ha come obiettivo la creazione di momenti memorabili, e ogni ruolo contribuisce a creare questa esperienza. Sì, e anche ruoli come il concierge o il personale della reception svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che gli ospiti si sentano accolti e apprezzati. Esatto. È tutta una questione di lavoro di squadra, dove l'impegno di ogni singolo individuo aumenta la soddisfazione complessiva dei visitatori. E il settore dell'ospitalità è unico perché consente di entrare in contatto con persone di ogni estrazione sociale, creando un'atmosfera vivace. Esatto. È un campo dinamico dove passione e dedizione possono trasformare un soggiorno ordinario in qualcosa di straordinario. Lezione 41. Lavoratori alla diga di Over. Avete mai pensato agli operai che trasportavano materiali su e giù all'interno della diga di Over? Il loro impegno è stato fondamentale per la costruzione di una struttura così imponente. Sì, è affascinante pensare a come l'acqua accumulata dalla diga formi il lago Mead, che oggi serve a tantissimi scopi. Esatto. La diga non solo fornisce energia idroelettrica, ma regola anche l'approvvigionamento idrico per milioni di persone. E quegli operai hanno avuto un ruolo essenziale nel rendere tutto ciò possibile, sopportando condizioni difficili per portare a termine il progetto. Sottolinea davvero l'importanza del lavoro di squadra e della dedizione nel raggiungimento di obiettivi monumentali. Assolutamente sì! La diga di Over è una testimonianza dell'ingegno e del duro lavoro umano, e ne è l'eredità. Esatto. Ed è incredibile pensare all'impatto che ha avuto sulle comunità circostanti e sull'ambiente. Sì, e comprendere la storia che si cela dietro tali strutture ci aiuta ad apprezzarne maggiormente il significato. Ci ricorda che ogni progetto, indipendentemente dalle sue dimensioni, si basa sull'impegno delle persone che lavorano insieme. Lezione 42. Lavori domestici e responsabilità. Hai mai pensato a quanto lavoro ci vuole per far funzionare bene una casa? Per esempio, mia madre lava tutti i nostri vestiti e a volte li stira anche, se necessario. Sì, è incredibile quanto impegno venga dedicato a quelle attività quotidiane che spesso passano inosservate. È un lavoro d'amore, questo è certo. Esatto. Mia madre dice sempre che non ci sono abbastanza ore in una giornata per fare tutto, ma lei riesce a tenere tutto organizzato. È impressionante. Dimostra davvero la dedizione e la responsabilità che derivano dalla gestione di una famiglia. Assolutamente sì. Ed è importante riconoscere il duro lavoro che c'è dietro la manutenzione di una casa, perché crea un ambiente confortevole per tutti.
Sì, e condividere queste responsabilità può alleggerire il carico e favorire il lavoro di squadra all'interno della famiglia. Giusto. È una lezione preziosa sulla cooperazione e sulla comprensione degli sforzi altrui. Certamente, quando tutti danno il loro contributo, non solo i compiti diventano più facili, ma si rafforzano anche i legami familiari. Ci ricorda che riconoscere e apprezzare lo sforzo che si cela dietro le faccende quotidiane porta a una casa più armoniosa. Lezione 43. Divertimento serale con giochi. Sapete, le serate dedicate ai giochi da tavolo con gli amici sono sempre un divertimento assicurato, non credete? C'è qualcosa di speciale nel riunirsi attorno a un tavolo e tuffarsi insieme in un gioco. Assolutamente sì! L'entusiasmo della competizione e le risate che riempiono la sala creano un'atmosfera davvero vibrante. È il modo perfetto per rilassarsi dopo una lunga settimana. Esatto. In più, c'è sempre quel gioco che appassiona davvero tutti, il che rende il tutto ancora più divertente. Sì, e che si tratti di giochi di strategia o di giochi di società, ognuno porta il suo tocco unico alla serata. È incredibile come i giochi possano stimolare conversazioni e spirito di squadra. Esatto. Mi piace molto il modo in cui incoraggiano l'interazione e a volte anche le battute amichevoli, il che rende il tutto più divertente. Assolutamente sì! E anche quando qualcuno perde, l'esperienza è spesso ricca di ricordi meravigliosi e momenti esilaranti. Esatto. Non si tratta solo di vincere, si tratta di godersi la reciproca compagnia e divertirsi. E gli spuntini? Non si possono dimenticare gli snack che accompagnano le serate di gioco, che rendono tutto ancora più buono. Sì. Un buon mix di dolcetti può migliorare l'esperienza e dare a tutti la carica per il round successivo. Lezione 44. Dickens come oratore. Sapevi che Dickens era famoso come oratore pubblico? Grandi folle si radunavano solo per ascoltare la sua voce accattivante e la sua narrazione. Sì, è affascinante come sia riuscito ad attrarre un pubblico così vasto, affascinandolo con le sue parole e il suo talento drammatico. Esatto. La sua capacità di dare vita ai personaggi attraverso le sue letture ha reso l'esperienza indimenticabile per i suoi ascoltatori. Ed è impressionante come sia riuscito a coinvolgere le persone non solo con i suoi scritti, ma anche attraverso le sue esibizioni dal vivo. Esatto. Dickens aveva un talento unico nel creare un legame con il suo pubblico, facendo sentire ogni persona parte della storia. Sì, e questo la dice lunga sul potere della narrazione come mezzo di comunicazione e connessione. Assolutamente sì. I suoi discorsi in pubblico non solo intrattenevano, ma ispiravano anche molti a riflettere criticamente sulle questioni sociali del suo tempo. Ed è interessante vedere come il suo carisma e la passione per il suo lavoro si siano tradotti nella sua immagine pubblica. Sì. Non era solo uno scrittore, era un commentatore sociale che usava la sua piattaforma per sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni importanti. Lezione 45. Fiducia nel governo. Avete sentito parlare delle recenti dichiarazioni rilasciate per sancire l'approvazione delle misure adottate dal nuovo governo? Sono significative per il panorama politico. Sì, trovo affascinante quanto sia importante per i governi esprimere fiducia nelle proprie azioni, soprattutto durante i periodi di transizione. Esatto. Tali dichiarazioni possono infondere un senso di stabilità e sicurezza nei cittadini, fondamentale per la fiducia pubblica. Certamente, dimostra un impegno verso la trasparenza e la responsabilità, che può contribuire a rafforzare il rapporto tra governo e cittadini.
Ed è interessante vedere come queste affermazioni possano influenzare la percezione pubblica e avere un impatto sulle politiche future. Sì, quando un governo comunica apertamente la propria fiducia, può incoraggiare i cittadini a impegnarsi più attivamente nelle questioni civiche. Giusto. Ci ricorda che una governance efficace non riguarda solo le politiche, ma anche il modo in cui queste vengono comunicate. Esatto. Una comunicazione efficace può portare a una cittadinanza più informata e coinvolta, il che è essenziale per una democrazia sana. E in tempi di incertezza, tali dichiarazioni possono fungere da faro di speranza, guidando le persone attraverso le sfide. Lezione 46. Divertimento con l'hockey sul ghiaccio. Quando il ghiaccio è abbastanza duro, io e i miei amici prendiamo i pattini e usciamo a giocare a hockey. È un'emozione incredibile scendere sul ghiaccio. Sembra davvero divertente. Non c'è niente di paragonabile alla sensazione di scivolare sul ghiaccio e all'emozione di una partita. Esatto. Il cameratismo tra amici rende tutto ancora più bello, soprattutto quando si lavora tutti insieme come una squadra. Sì, e adoro il fatto che giocare a hockey all'aperto aggiunga un livello di divertimento completamente nuovo, grazie all'aria fresca e all'ambiente naturale. Assolutamente. Crea un'atmosfera così vibrante e il suono dei pattini sul ghiaccio è musica per le mie orecchie. Inoltre, è un ottimo modo per mantenersi attivi durante i mesi più freddi, mantenendo energici sia il corpo che lo spirito. Giusto. E quei momenti di amichevole competizione spesso portano a risate e ricordi indimenticabili. Sì, è incredibile come un semplice gioco possa unire le persone e creare legami duraturi. E l'emozione di segnare un gol o di fare una grande giocata è solo la ciliegina sulla torta. Lezione 47. Disruption europea. È sconvolgente pensare a quanto disperatamente le persone avessero bisogno di sopravvivere in molti casi, soprattutto durante i disordini in Europa. Sì, e il modo in cui gli europei hanno distrutto i sistemi commerciali e sociali che esistevano da secoli è un duro promemoria dell'impatto della colonizzazione. Esatto. Quelle azioni hanno avuto effetti devastanti sulle comunità locali, smantellando i loro stili di vita consolidati. Sì, ed è straziante vedere come intere culture siano state colpite, spesso con conseguenze durature. Giusto. È fondamentale riconoscere la resilienza delle comunità che hanno lottato per preservare la propria identità, nonostante queste sfide. Certamente, comprendere questa storia ci permette di apprezzare la complessità delle società moderne. E sottolinea l'importanza di rispettare il patrimonio culturale e di riconoscere il valore dei diversi sistemi. Sì, è una lezione importante su quanto siano interconnesse le nostre storie e sulla necessità di empatia nelle nostre interazioni globali. Assolutamente sì. Imparando dal passato, possiamo impegnarci per un futuro più equo e giusto per tutti. Lezione 48. Nuovo caposquadra. Qual è il tuo nuovo incarico? Ho sentito che hai ottenuto una promozione di recente. Ora sono un team leader e sono davvero entusiasta dell'opportunità di guidare i miei colleghi e contribuire ai nostri progetti. Fantastico! Essere un team leader comporta delle sfide, ma allo stesso tempo sembra gratificante. Assolutamente sì! Non vedo l'ora di promuovere la collaborazione e incoraggiare tutti a condividere le proprie idee e i propri punti di forza. Sì.
Si tratta di creare un ambiente inclusivo in cui tutti si sentano valorizzati e motivati a dare il proprio contributo. Esatto. Credo che quando i membri di un team si sentono supportati, la creatività e la produttività aumentano. Giusto. E la tua leadership può davvero ispirare gli altri a crescere e sviluppare le proprie competenze. Sì, mi impegno a dare il buon esempio e a essere al fianco del mio team nelle sfide e nei successi. Questo è lo spirito giusto. Non ho dubbi che eccellerai in questo ruolo e che avrai un impatto positivo. Lezione 49. Aspettando il caldo. Anche io. Non vedo l'ora che arrivi la bella stagione. Sembra che l'inverno sia durato un'eternità. Sì, c'è qualcosa di rinvigorente nell'arrivo della primavera, con tutti i fiori che sbocciano e le giornate più lunghe. Esatto. Offre tantissime opportunità per attività all'aria aperta, come escursioni e picnic. E non dimenticare tutti gli eventi divertenti e i festival che accompagnano la bella stagione. Giusto. Adoro come le comunità si animano in questo periodo, riunendo le persone per festeggiare. Sì, è un'ottima occasione per godersi la natura e trascorrere del tempo con amici e familiari. Assolutamente sì. Inoltre, il sole può davvero migliorare l'umore e i livelli di energia. Sì, mi sento sempre più motivato e ispirato quando il tempo è bello. Anche io. Speriamo in una primavera anticipata che porti calore e gioia. Lezione 50. Ricordi d'infanzia e musica. Quando ero bambina, ascoltare della bella musica a volte mi faceva piangere. Era un'esperienza emotivamente molto forte. Sì, la musica ha il potere di toccarci il cuore ed evocare sentimenti profondi che spesso le parole non riescono a esprimere. Esatto. Alcune melodie possono riportarti indietro a momenti specifici della tua vita, facendo riaffiorare ricordi vividi. Sì, è affascinante come la musica possa connetterci alle nostre emozioni e persino guarirci nei momenti difficili. Esatto. Ricordo di essermi sentito così commosso dalle canzoni che risuonavano con le mie esperienze, soprattutto nei momenti difficili. Assolutamente sì, è come una colonna sonora della nostra vita, che ci guida attraverso alti e bassi. E queste risposte emotive possono essere incredibilmente catartiche, aiutandoci a elaborare i nostri sentimenti. Sì, è un bellissimo promemoria del linguaggio universale della musica e del suo impatto sulle nostre vite. Esatto. Penso che sia importante accogliere queste emozioni e lasciare che la musica faccia parte del nostro percorso di guarigione.